Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci sono dei messaggi per te. Questo è un video senza tempo, atemporale. Dal momento in cui guardi è necessario che tu ascolti un certo tipo di messaggi per avere consapevolezza e per indirizzare il tuo cammino. Vediamo cosa ci vogliono dire gli spiriti degli arcani attraverso i tarocchi e gli oracoli oggi. Abbiamo due varianti, le potete sentire entrambe, magari quella che vi attira di più e poi quella che vi attirava di meno. Andiamo a vedere quali sono i messaggi guida degli spiriti in base al momento che stai vivendo, quello che stai realizzando. Vediamo cosa hanno da dirci, prima e seconda. E partiamo dalla prima. Allora, mettiamo da parte un attimo i tarocchi e andiamo a vedere con queste carte della Maria Vittoria cosa hanno da dirci gli oracoli. Che messaggi ci sono per te? Che messaggi ci sono per te? Il verbo crea. Il verbo crea. Come vi dico sempre, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea, il verbo crea. E dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo, a quello che pensiamo, ma a quello che viene proferito dal nostro quinto chakra, che è proprio la comunicazione, no? E mi stanno dicendo utilizzate i mantra, utilizzate le formule psichiche. Molti di voi lo stanno già facendo per sciogliere ogni tipo di perturbazione e anche la formula pentacolare laddove sentite delle perturbazioni nel vostro campo energetico, che la trovate nel video Magia Pratica 11, che è ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Mi stanno dicendo che probabilmente avete detto qualcosa o vi è stato detto qualcosa o vi diranno qualcosa. Sì, l'avevo già capito che c'era un po' di conflitto qua, un po' di tensione. Potete già sperimentare questa tensione, è necessario fare la formula pentacolare per liberare ogni tipo di perturbazione. Quali altri messaggi ci sono per te? Abbiamo queste carte, la sorpresa, conflitto del boccone, il muro. Probabilmente hai ricevuto una sorpresa poco piacevole o qualcosa che non ti è andato giù. Però io ti dico che attraverso la pacificazione delle immagini col pentacolo magico tu la sciogli. Quindi qualcosa che non ti è andato giù, qualche tensione, qualche conflitto che ha messo un ostacolo. Quindi mi stanno descrivendo questa situazione, però io ti posso dire, lasciati sorprendere dalla vita quando tu pronunci le parole corrette. Con la formula pentacolare tu mi sciogli immediatamente questa circostanza. Vediamo cosa hanno da dire i tarocchi. Può succedere o ti sta già capitando, nelle prossime ore. Quali sono i messaggi dei tarocchi? Troppe. E infatti abbiamo un 10 di spade. Abbiamo una situazione, una fine necessaria. 7 di spade. Forse qualcuno ti ha ingannato o ti sei sentita tradita o tradito da qualcuno o puoi sperimentarlo nelle prossime ore questa cosa. Qualcuno non si è comportato bene con te, ti ha detto o non ti ha detto, si è sottratto una comunicazione. Qua c'è un 10 di spade, è come se tu hai chiuso con questa situazione. È successo qualcosa che ti ha proprio, no, fatto venire il volto a stomaco, qualcosa è accaduto, può accadere o sta accadendo in queste ore.
Allora, sì, sì. Allora, mi stanno dicendo che di lasciare andare il controllo, non metterci troppa attenzione su questo. Lo so che basta che fai la formula pentacolare, perché mi dicono lascia andare il controllo. Avverrà un tempo di sospensione in cui tu capirai che il cambio di prospettiva su questi eventi o su questa persona porta alla chiusura di un ciclo karmico che apre al nuovo, va bene? Che apre a un compimento, che apre al nuovo. E questo porta all'apertura di nuove possibilità. So che in questo momento puoi provare un po' di confusione, un po' di tensione, però il punto è, questa cosa sta accadendo affinché tu possa sperimentare un cambio di prospettiva. Il cambio di prospettiva è lasciare andare il controllo della mente su questi fatti accaduti. Perché il blocco è sacro, è funzionale, sembra che sia bloccata una situazione, ma non lo è, anche se questo può portarti a della confusione, perché si sta ultimando un ciclo karmico. Lascia che sia, ti stanno dicendo, lascia che sia, fai la formula pentacolare, lascia che sia. Vediamo che cos'altro ci raccontano. Allora, una nuova opportunità per te, asso di bastoni, qualcosa che ti porta allegria. Mi stanno dicendo che siccome può esserci stata all'interno del lavoro questa situazione, o in circostanze lavorative, qualcuno ti ha mentito, ha voltato le spalle, non si è comportato bene, ha detto le parole sbagliate, o all'interno del contesto dove metti impegno, dove metti energia. Allora io ti dico che sta arrivando una nuova opportunità per te, dopo tanto sforzo, tanta fatica, la tua maestria, il tuo fare verrà ricompensato, mi stanno raccontando. E ti darà molta più stabilità di quanto tu possa pensare, aprendoti nuovi fronti. Allora, mi stanno raccontando di questa situazione di cui ti ho parlato, no? Ma difendi quello in cui credi, mettendo l'attenzione su quello che sai fare meglio, sul lavoro su di te o su quello che sai fare meglio, perché arriva una stabilità, viene raggiunta una certa stabilità, una certa calma, una certa autorevolezza per il lavoro ben svolto, cioè verrai anche premiata o premiato per un lavoro ben svolto. Se parliamo di circostanze lavorative dove ti hanno ingannato, dove non ti hanno dato ciò che ti spetta, verrai ricompensato o ricompensato. Nonostante le fatiche, devi difendere quello in cui credi, quello che stai facendo e mettere questa energia all'interno di ciò che stai facendo, perché questo ti porterà stabilità, una serenità raggiunta a discapito di quello che può essere accaduto o può accadere in queste prossime ore. Ok? Cos'altro? Regina di spade, l'imperatrice. Tutto ciò dove adesso metti attenzione difendendo ciò in cui credi porterà a sviluppo. Tutto ciò in cui tu tagli, parli, dici, porterà a sviluppo. Con assertività, non aver timore di essere assertivo o assertivo, di mettere confini chiari, di avere la mente lucida, perché questo porta uno sviluppo impensabile prima. Va bene? Quando esce l'imperatrice è proprio questo. Probabilmente qua arriverà il consiglio da una parte di una persona saggia, da parte di una persona saggia. Arriverà il consiglio da parte di una persona saggia. E anche la tua saggezza, la tua prudenza ti permetteranno di espanderti molto più di quello che può averti dato la situazione precedente. Avrai successo e riconoscimenti, lo sapevo che sarebbe arrivato il 6 di bastoni. Avrai successo e riconoscimenti a discapito di chi ti ha ingannato, ti ha fatto del male, ti ha fatto un torto. Riconoscimenti all'interno delle questioni pratiche, lavorative. Il 6 di bastoni mi parla di successo per un lavoro ben svolto. Riconoscimenti, applausi dall'esterno. Va bene? Che cos'altro? Ah, no, mi sta venendo in spagnolo, a pesar.
nonostante delle tensioni o della competizione con qualcuno, tu vinci. Sei la numero uno in questo, tu vinci. E qua il paggio di bastoni mi parla di nuove opportunità che ti vedono protagonista, nuove opportunità, entusiasmo, creatività, la tua creatività verrà ricompensata, si sbloccano le situazioni, novità per quanto riguarda, guarda qua c'è il matto, novità che parlano di nuovi inizi, va bene? Quindi non ti devi preoccupare di questa sorpresa sgradita o questa cosa che è accaduta. Fai la formula pentacolare per sciogliere, perché la situazione va assolutamente a tuo favore. Il successo e il riconoscimento su ciò verso cui metti attenzione. Probabilmente riceverai anche delle notizie da una persona molto saggia, o è la tua stessa saggezza che porterà alla pacificazione di queste tensioni. Ma il 6 di bastoni mi parla di un nuovo inizio grazie a un successo ottenuto. Il paggio di bastoni, ok? Sì, ragazzi miei ragazzi. Perché sta succedendo questo? In questo momento è successo nelle prossime ore. Si è girata la sola. Perché sta essendo guidato perché sei guidata verso qualcosa di meglio. Se pensavi che quello che hai avuto, che stavi avendo, era quello che ti spettava, era il giusto per te, non è così, perché stai essendo guidato a qualcosa di migliore, tant'è che ce lo confermano l'imperatrice e il 6 di bastoni. Successo per quello su cui metti valore, dai valore nell'attività pratica, lavorativa, a discapito di qualsiasi sensazione dove ti hanno ingannato, manipolato, insomma c'è qualcuno, un qualcosa qua, una situazione che ti ha messo un fermo, o una situazione lavorativa che si è fermata, o un lavoro che ti hanno detto sì, poi ti hanno detto no. Qua arriva qualcosa veramente per te. Sei guidata o guidato a qualcosa di meglio. Assolutamente sì. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. E infatti la situazione sembra bloccata in questo momento, me lo dicevano anche qua l'appeso, tutto è volto a un cambio di prospettiva affinché tu possa lasciare andare il controllo o le remore o le resistenze su una situazione sgradevole e tu possa fare la formula pentacolare per ottenere questo. Questo è già in cammino verso di te, quindi bloccato, qua è il muro. La principessa col cavallo bianco, questo mi parla di nuova fede, speranza, no? E la visione cristallina. Avrai chiara la visione e procederai senza esitazione. Assolutamente sì. Cosa hanno da dirti questi altri oracoli? Tornerà equilibrio, c'è equilibrio, giustizia, equità e sperimenterai molta gratitudine. Molta gratitudine sperimenterai. Sì. Bellissimo. Gli eventi, ragazzi miei ragazzi, non accadono mai perché hanno delle cause, accadono perché hanno un fine. Il fine di questo evento è lasciare andare il controllo, non essere attaccati a quello che accade e pacificare le immagini. Questo è, come ci insegniamo sempre nella nostra scuola iniziatica, no? Vediamo cosa hanno da dire le Karma Cards. Un consiglio, un messaggio. Sono uscite due. L'universo ti sorride, sei benedetta o benedetto, stai tranquilla o tranquillo, va bene? L'universo ti sorride. Scendi nel cuore, lì troverai la risposta, facendo la formula pentacolare. Non alimenterai gli spiriti perturbati, perché sei benedetta o benedetto, l'universo ti sta sorridendo. Ricordati il 6 di bastoni e l'imperatrice. Tu stai riprendendo? Sì. E vediamo adesso con queste
Assolutamente sì, se stai vivendo un momento buio, un momento di depressione, un momento di sconforto, questa carta ti dice che è la fine di un periodo buio, la fine, riceverai notizie, qualcosa che ti sorprenderà e l'universo ti sorride, va bene? Le cose bloccate si sbloccano. Ok, voglio vedere, mettiamoci le fate, che non ci mettiamo da un po' di tempo. I messaggi delle fate per te, quali sono? Sii te stessa, sii te stesso, senza maschere, senza schemi. Questa circostanza esige autenticità, anche a costo di sembrare dura, anche a costo di non piacere agli altri. L'autenticità è alla base del tuo potere personale. Questa situazione ti darà moltissimo potere. Va bene? Mettiamone un'altra. Due altre ne voglio. Bambini, tutti i bambini mi parlano di nuovi inizi. La tua connessione con i bambini è parte dello scopo della tua vita, molte insegneranno ai bambini o saranno con i bambini o con dei figli, ma i bambini negli oracoli, nelle carte, sono sempre nuovi inizi, un po' come il matto, no? Un po' come il sole anche, rappresenta anche il bambino interiore. Il bambino interiore risplende, risplenderai e qua c'è anche una farfalla, simbolo della trasformazione. La trasformazione in cosa? Trasformazione nella tua bambina o bambino che guida il timone. Bellissimo. E rappresenta te stessa o te stesso. Molti di voi si parla di una nuova casa. Cambiare casa è un passo nella direzione giusta, o cambiare luogo, o cambiare circostanza, un nuovo inizio. La nuova casa è anche il simbolo di qualcosa di nuovo, no? Anche un ambiente lavorativo nuovo, un nuovo luogo dove lavorare. Pagamento di debiti. Quello che hai vissuto era un debito karmico, che stai vivendo, un debito karmico, ecco perché ti dico di pacificare gli eventi, in modo tale che tu non subisci più gli effetti nefasti del karma. Infatti qua dice che tu e la tua vita venite sollevati dal peso e dall'abitudine di contrarre debiti. I debiti karmici, qua c'è un bilanciamento energetico, l'avevamo già visto qua con la bilancia, va bene? Quindi, come vi insegno sempre, il karma non è ciò che ci accade, ma come ti relazioni a ciò che ti accade, come ti racconti quello che ti accade. Nella misura in cui tu fai la pacificazione, la tua narrazione cambia. Vediamo qual è il messaggio di questi altri oracoli. Si è girata da sola, vediamo. Alza l'asticella, meriti di più, lo diceva anche con l'imperatrice. Quello che ti sta per accadere è più grande di quello che credevi di volere, che magari c'è stata questa fine necessaria, una situazione un po' brusca. Alza l'asticella, ti dice. Quando stabilisci standard più elevati per le persone e le situazioni nella tua vita, crei spazio per nuovi livelli di gioia e abbondanza. Eleva te stesso sopra i vecchi schemi. Sei molto di più di quello che ti è accaduto e sta arrivando molto di più. Molto di più. Va bene? Vediamo l'ultima carta. Vediamo con queste. Sì, la risposta è sì. Non avevamo fatto nessuna domanda, è una conferma alla lettura a quello che abbiamo appena detto. Speranza, vittoria, riuscita, allegria, di nuovo allegria, autostima, mentre sei te stessa. Ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro, mi auguro che questo messaggio è arrivato dritto al punto in questo momento.
Io concludo qui e passo all'altra variante, se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo o anche del secondo, li mettiamo un attimo qua e andiamo a vedere prima di tutto gli oracoli cosa ci raccontano in questo momento esatto, gli oracoli della Maria Vittoria, mettiamo. Cosa ci dicono gli spiriti attraverso gli oracoli in questo momento? Eccole qua. Allora abbiamo i desideri, stiamo desiderando qualcosa, però è come se avessimo una sensazione di impotenza, sta per arrivare una sorpresa. Allora, ragazze mie, ragazzi, la lettura è molto chiara. Per quanto riguarda quello che vuoi realizzare, la mente ti sta fagocitando dicendo non è abbastanza, non sei abbastanza, non puoi farcela. E in arrivo una sorpresa se usi le parole giuste. Le parole giuste sono "ho fede in te", a qualsiasi cosa tu possa sperimentare di negativo. Fare il pentacolo magico è anche simile a un po' all'altra stesa. Fare il pentacolo magico in merito alle perturbazioni, gli spiriti perturbati che ci sono intorno ai tuoi desideri è la strada, la via, la chiave di volta della realizzazione di questo tuo desiderio. In questo momento ti puoi sentire o ti puoi sentire un po' afflitto o afflitto per la realizzazione di un desiderio, ma la sorpresa sta nell'utilizzare bene le parole. La parola crea, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, il verbo crea, la parola crea. Allora la tua mente ti può dire incapace, fallita, ti odio, no? Farti sentire così, come non degna, indegna o indegno di realizzare i tuoi obiettivi, i tuoi desideri. Quindi stiamo vivendo questo momento qui. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Eccole. Re di bastoni. Rientra nel tuo potere personale, ti stanno dicendo. Apriti alle possibilità, rientra nel tuo potere personale, perché qua vedo un po' di alti e bassi, no? Up and down, rientra nel tuo potere personale, perché è in arrivo qualcosa di bellissimo per te col Cavaliere di Bastoni, e scusami, il Cavaliere di Coppe. È in arrivo qualcosa di bellissimo col Cavaliere di Coppe, però rientra nel tuo potere personale. Magari vuoi l'avvicinamento di qualcuno che sta un po' più chiuso, un po' più testardo, eccolo. Vuoi la realizzazione di un desiderio, apriti all'amore, cioè fai la formula pentacolare, credi in te stesso o in te stesso. Questo mi stanno dicendo, perché è in arrivo questo movimento emozionale per te. È in arrivo una grande felicità, te lo dico, una grande felicità con 10 di coppie, qualcosa che ti sorprenderà assolutamente. Guarda, e ti darà la chiarezza che tutto ciò che desideri è possibile. Quindi è in arrivo un movimento emozionale, può essere la realizzazione di un tuo desiderio, potrebbe essere anche una persona che ti parla, una persona che ti parla che era un po' più chiusa. Questo, allora, ti conviene, ti dico adesso, di fare la formula pentacolare qua sopra rispetto a quello che stai desiderando, che sia una persona, che sia qualche altra cosa, qualcosa che ti motiva a livello emozionale, perché la felicità c'è. Allora sul Re di Spade, il Re di Spade mi cade sotto il verbo crea, la parola crea, fai attenzione alle parole, quindi se hai la possibilità fatti un minutino di formula pentacolare, perché la felicità c'è, va bene? Vediamo cos'altro mi raccontano. L'appeso, una situazione, ti chiedono di lasciare andare il controllo quando chiedi un desiderio, controllo, i limiti. È in arrivo una conversazione importante, qualcosa che si ufficializza.
è un'apertura, un'espansione. Allora mi stanno raccontando qua che da un momento di blocco si sblocca una situazione perché tu prendi la decisione di aprire il cammino a discapito delle tue preoccupazioni in merito ai tuoi desideri. Sei tu che decidi di aprire il tuo cammino facendo la formula pentacolare o prendendo ferma risoluzione di essere leader della tua vita. Si apre il cammino per te a discapito di blocchi, di preoccupazioni o di sensazioni di impotenza. Si ufficializza anche qualcosa qui, si ufficializza qualcosa con qualcuno. Vediamo cos'altro mi raccontano. Cavaliere di Spade, comunicazioni, chiarezza, la giustizia. Arrivano comunicazioni che mettono in equilibrio cose che erano fuori posto. Laddove hai percepito ingiustizia si fa giustizia, comunicazioni che tagliano ogni dubbio e riportano equilibrio per te. Quando esce la giustizia divina è tutto a tuo favore, in merito a circostanze ferme dove ti sei dovuta difendere o comunque sia che hanno forgiato le tue armi spirituali, direi. Si conclude un ciclo con successo. Allora qua c'è il mondo. Mi stanno raccontando che è una situazione, arriva un movimento d'amore o di motivazione emozionale che ti porta molta felicità e lì avrai la chiarezza che i tuoi sogni si avverano, no? Che una felicità emozionale. Mi dicono che sul piano della materia puoi vedere dei blocchi, delle rigidità, ma la tua ferma posizione di aprire il cammino e di non tenere, non fossilizzarti su ciò che è fermo, ciò che manca, ti portano alla realizzazione di un successo. E questo successo è anche in merito a circostanze magari anche legali o burocratiche che erano ferme. Anche una persona che porta chiarezza in queste dinamiche, portandoti al successo, alla risoluzione. Va bene? Cos'altro? Mettiamolo un po' più su. Sei di spade, mi possono parlare anche di uno spostamento, di un viaggio, di uno spostamento o di uno spostamento, un transito verso finalmente acque più tranquille. E c'è una guarigione, comunicazioni di guarigione, cioè tutti sposti proprio una sensazione di dolce amara a una sensazione di equilibrio, ci sono spostamenti verso la guarigione, l'equilibrio, quindi da una situazione un po' più tesa, ma io credo che sia già quando tu fai la formula pentacolare. Un'altra. Qua c'è una torre, abbiamo vissuto una torre, un cambio, una struttura che è caduta, qualcosa che non poteva più reggere così com'era, una falsa struttura, qualcosa che è crollato qua. E questo boccone amaro, questo qui, no? La torre arriva sempre quando noi abbiamo bisogno di distruggere una vecchia identità, che è un vecchio modo di fare, un vecchio modo di essere, una struttura che non sussiste più. È sempre qualcosa di necessario, anche se la nostra mente razionale vorrebbe dire il contrario. Però un qualcosa che si è rotto, qualcosa che ti ha fatto danno, qualcosa si sistemano tutto per grazia divina. Si porta pace, c'è un transito qua, c'è assolutamente un transito. Si ufficializza qualcosa aprendo nuove prospettive, si guarda al futuro a discapito di blocchi o di tensioni che ci sono potute essere. Sì. Assolutamente sì. Qua c'è il 9 di denari. Il 9 di denari mi parla di realizzazione economica o di realizzazione tua personale o di un benessere psicofisico ritrovato. Il 9 di denari è colei che ha tutto, colui che ha tutto, è soddisfatto, è compiaciuto. Allora per arrivare a questo 9 di denari era necessaria una trasformazione.
una nuova identità sulla base dell'autosufficienza emotiva, economica, psicofisica, questa piena realizzazione qua, che è la realizzazione di un tuo desiderio. Va bene? Bellissimo. E qua abbiamo il carro, vedi? Avanzamento su questo, spostamento, anche il trasloco da un'altra parte. Ok, vediamo cosa ti raccontano gli altri oracoli. Protecting Love, guarda, mi stavano dicendo che sei molto protetta, sei molto protetto dal tuo spirito guida, ma anche da una figura femminile. Può essere dall'altra parte del velo, può essere uno spirito che ha più le sembianze femminili. Sei protetta o protetto da questo. Può essere anche un cagnolino, un gattino, uno spirito animale. Cos'altro? Visione notturna. Questa è un po' come il terzo occhio. Per alcuni di voi hanno già visto quello che vi sto raccontando nei sogni, però non ne sono consapevoli. Oppure questa notte potete fare dei sogni che vi aprono la visione. La visione notturna è la visione profonda delle cose, no? È possibile che facciate dei sogni. La resilienza, ti dicono non arrenderti, non arrenderti, non arrenderti. 2000 carte, no, ne voglio solo un'altra di queste. La riflessione, hai riflettuto su quello che sta accadendo o puoi riflettere su quello che sta accadendo? La riflessione ti porta a un'altra prospettiva, lasciare andare il controllo. Sì. Vediamo cosa ti dicono queste. Molti di voi stanno avendo scoraggiamento, dolce e amaro, l'ho appena detto, agridulce. Potete sperimentare o state sperimentando questa sensazione dolce e amara per la mancata realizzazione di un obiettivo, però tu hai il potere nelle mani, eh? Qua c'è la creazione, prima la tristezza, il destino. Allora, dopo una sensazione di scoraggiamento, di sconforto in merito alla realizzazione di un tuo desiderio, qualcosa che è accaduto, che ti ha lasciato l'amaro in bocca, il destino ti porta alla creazione. Però siccome sei tu la creatrice indiscusso, il creatore indiscusso, quando ti ho detto di fare la formula pentacolare è proprio per andare incontro a questo desiderio. Perché la creazione arriva. La creazione di questa realizzazione arriva. Ti consiglio anche di fare il rituale di morte e rinascita, perché azzera ogni circostanza nefasta, ok? Vediamo perché sta accadendo questo. Perché sei destinato a qualcosa di in più. Sei destinato a qualcosa in più e qua si aggancia la torre, questo cambio grande per togliere la vecchia identità che era magari più limitata, no? Più dipendente dalle circostanze esterne. Sei destinato a di più. Sei destinato a questa realizzazione qua. E la giustizia arriva a tuo favore per farti avere questo successo pieno. Comunicazione di giustizia, perché sei destinato a qualcosa di più. Vediamo cosa ti dicono le Karma Cards. Qual è il messaggio e il consiglio? Distribuisci i miei doni alle persone che ami. Come se parlasse la divinità qua, è un po' come per dire, sapete nel video Abbondanza Proibita, quando vi ho insegnato a fare il mantra nel Lotus Mudra a te, a te, a te. Allora questa carta ti sta dicendo i miei doni della divinità sono i doni che hai tu. Ti stanno dicendo di darti, di offrirti ai tuoi doni, ai tuoi talenti, di prendere posizione, di ritornare a sentirti leader.
il Cavaliere di Coppe è proprio quel movimento emotivo che ti arriva proprio quando ti dai, offri te stessa o te stesso per la creazione delle tue realizzazioni, del tuo benessere. E quindi offri tutto questo allo spirito, alla grande madre, a te, a te, a te, tutti i tuoi desideri, tutti i tuoi traguardi, anche le tue sconfitte, offrile alla grande madre. Questa è una pratica potentissima per metterti al servizio della divinità e prosperare nelle forme di, di salute, di idee, di denaro, di affetti. Questo è un grande messaggio che ti offre, che ti dice lo spirito. Vediamo cosa ti dicono queste. L'oracolo delle porte. Eccola. Guarda, la porta del giardino mi dice che ci sarà una nuova, questa è la porta del giardino dell'Eden, mi dice che prospererai. Si apre il giardino dell'Eden, ti vedo con un'energia creativa rinnovata e mi parla anche di incontri di persone che fanno parte della tua famiglia d'anima, delle persone che si allineano con la tua frequenza, che supporteranno il tuo cammino, supportano il tuo cammino. E qua avevamo anche, ti ho detto, forse una persona anche che sostiene la realizzazione di qualcosa. La porta del giardino è come quando entri in un giardino fiorito, no? Quella sensazione di benessere, di bellezza che apre proprio le porte a qualcosa di nuovo della tua vita grazie alla distruzione di una vecchia identità. Sei destinata a qualcosa di più e in questo giardino troverai di più. Va bene? Probabilmente sognerete un giardino nelle prossime notti o dei giardini che vanno a confermare questa lettura, anche se non lo ricordate. Vediamo cos'altro dicono questi. La porta è aperta, si apre la porta per te. E qua abbiamo una similitudine, no? C'è il cancello di questo giardino che viene aperto. Le intenzioni pure possono aprire porte nell'universo e rendere possibile l'impossibile rispetto ai tuoi desideri. Credere profondamente nella bontà e guarda la magia accadere. Quindi con la formula pentacolare tu dissolvi ogni tipo di effetti nefasti di un karma. E allora credi profondamente nella magia. Cos'è la magia? La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. E allora andare oltre al boccone amaro, alla tristezza, ci vuole un atto di coraggio. L'atto di coraggio non appartiene alla mente lineare e razionale, appartiene all'anima. E se tu fai prendere all'anima il timone della tua vita, tu realizzi tutti i tuoi obiettivi con questo 9 di denari. E le carte ti stanno dicendo che sei su quella strada lì e ti arriva giustizia per la realizzazione dei tuoi obiettivi. Wow! Andiamo a vedere cosa ti dicono le fate. Sono uscite 3. Bambini, nuovi inizi. Qua c'è una farfalla, nuovi inizi, una trasformazione, il bruco diventa farfalla. Sii te stessa o te stesso, con questo re di bastoni, anche se sei una donna, cioè abbi la visione, leadership. Non chiuderti. Apriti col Cavaliere di Coppe, perché questa felicità è grazie alla tua autenticità. La gravidanza mi parla di questioni in sviluppo. Può darsi, qua dice, la nascita di un bambino è portatrice di grandi benedizioni per te e per il mondo intero. Può darsi che può valere per alcune di voi, non per tutti, bambini, che apporterà delle gioie in famiglia con questo 10 di coppe, questa gravidanza, per alcune di voi, magari una limitata fetta, per altri è un nuovo inizio sulla base della tua autenticità che porta a uno sviluppo di qualcosa di autentico che ha a che fare con la realizzazione sul piano pratico e materiale dei tuoi desideri. Va bene? Molto forte, molto bello.
Vediamo cosa dicono questi altri. Sì, ci sono delle tensioni un po' qua, solitudine, mi stanno dicendo che hai potuto vivere questa circostanza, non ti devi preoccupare, tu mi fai la formula pentacolare qua e vedi che il messaggio della stesa accelera, è istantaneo, va bene? Il fulmine, gioia, avanzare, riuscita e sarà come un fulmine. In merito a quello che ti ho detto, ti benedico, ti amo, ti perdono, ti ringrazio, ho fede in te, non lo devi dire alla persona in sé, lo dici all'evento. Ed ecco che come un fulmine il messaggio della stesa si manifesta. Ok? Ragazze mie, ragazzi, non ho altro da aggiungere, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.